L'analisi della carica di un condensatore inserito in una cella RC può essere sviluppata attraverso il procedimento di Laplace e consideriamo quindi in alto a sinistra un circuito nel quale una tensione di ingresso VDT che ha un andamento a gradino che raggiunge una tensione V0I al tempo t uguale a 0 viene dato in alimentazione di una serie tra una resistenza ed una capacità. L'obiettivo è quello di andare a trovare la tensione di uscita sulla capacità in relazione alla tensione di ingresso applicata. Per utilizzare il procedimento di Laplace occorre trasformare secondo Laplace tutti gli elementi circuitali. Una tensione al gradino in ingresso è trasformata attraverso V0I diviso S come generatore di tensione di alimentazione di quella serie tra una resistenza ed un condensatore il cui valore generalizzato secondo Laplace è 1 diviso SC. E la I non è più la I di T ma è una I di S a questo punto su un circuito in cui l'obiettivo è quello di andare a cercare la V0S in uscita in relazione al valore della tensione di ingresso. E la tensione di uscita risulterà essere o calcolata direttamente con la formula del partitore di tensione oppure con questo procedimento che è quello che genera comunque la formula del partitore di tensione è il prodotto tra la corrente della maglia per l'impedenza di Laplace del condensatore, quindi 1 su SC. La corrente che circola nella maglia è il rapporto tra la tensione applicata V0I diviso S diviso la serie tra la resistenza R più 1 su SC l'impedenza del condensatore. E questo è quanto riguarda la corrente che moltiplica 1 su SC che è l'impedenza del condensatore stesso. Se si va a denominatore a fare un minimo comune multiplo si ottiene SRC più 1 diviso SC, l'SC nero viene semplificato con l'SC blu e se nel termine S per RC più 1 si mette in evidenza RC in evidenza, si ottiene S più 1 diviso RC, il tutto a moltiplicare la tensione di ingresso V0I diviso S. A questo punto si chiama con tau il prodotto R per C, questa tau sarà la costante di tempo nel circuito, e la struttura che si ottiene è V0I diviso tau, indipendente dalla variabile S, per 1 diviso S per S più 1 su tau. Questa espressione in Laplace è un'espressione classica delle tabelle di antitrasformazione e per antitrasformare da Laplace nel tempo questa espressione 1 diviso S per S più K si utilizza un risultato già consolidato che è quello che antitrasforma quell'espressione in 1 meno E alla meno kt diviso K dove K appunto è il termine che si somma S a denominatore. Nel nostro caso il termine che si somma S a denominatore è 1 su tau, quindi l'espressione diventa V0I fratto tau che rimane uguale, che va a moltiplicare 1 meno E alla meno T per K, ma il mio K è 1 su tau, quindi meno T su tau, diviso K, K è 1 su tau. A questo punto si vede che si può semplificare la tau con un'altra tau e l'espressione della tensione di uscita nel tempo viene uguale a V0I per 1 meno E alla meno T su tau. Questa espressione per T uguale a 0 mi dà 1 meno 1 tra le parentesi e quindi 0 ed ho una partenza del condensatore che abbiamo ipotizzato inizialmente scarico, l'abbiamo ipotizzato anche se in modo sottointeso avendo sostituito al condensatore solo 1 su SC e non il termine che sarebbe venuto considerando una carica iniziale del condensatore stesso. Questo per quanto riguarda t uguale a 0. Per quanto riguarda t che va ad infinito, il termine all'interno della parentesi e alla meno t su tau viene e alla meno infinito, cioè 0, e quindi 1 meno 0 che è 1, e V0I quindi è il termine, il valore di tensione al quale tende la tensione di uscita quando il tempo diventa infinito. L'andamento
intermedio è quello di tipo esponenziale che unisce la tensione iniziale alla tensione finale, in particolare poi su questo andamento attraverso la tangente nel punto 0 che incrocia il valore finale si riesce ad individuare anche il valore di tau, che è la costante di tempo. La costante di tempo che avevamo detto era il prodotto R per C. Dopo quanto tempo considero il condensatore carico? Dopo un tempo pari a 5 tau. Per le applicazioni solitamente si considera il condensatore carico, anche se il tempo di carica effettivamente sarebbe un tempo di durata infinita.